Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Per il progetto di oggi andremo a utilizzare di nuovo il berry, questa volta nella variante Bluette. Sono gomitoli da 100 grammi per 150 metri di lunghezza ed è composto dal 70% acrilico e 30% lana. La casa consiglia di utilizzare ferri dal 6 all'8 mentre l'uncinetto dal 5 al 7. Per il mio progetto ho scelto due uncinetti, il numero 9 e il numero 6. Detto questo, vi lascio il tutorial. Allora, prima di iniziare il tutorial vi spiego un attimino cosa andremo a fare. Oggi andremo a fare un top down, quindi partiremo direttamente dal collo, quindi prima lavoreremo questa fascia. Per quanto lo voglio lungo il mio collo, ho lavorato delle catenelle, poi ho fatto giri di andata e ritorno in costina retro qui. Cucita la fascia, vado a raccogliere tutte le maglie del mio collo, quindi iniziamo il top down. Ho raccolto 64 maglie per il mio sprone, quindi ho fatto 4 maglie per gli aumenti e 15 maglie ogni lato, quindi ho fatto uno sprone quadrato. Ho lavorato fino a un certo punto, fin quando io non ho raggiunto il mio scalfo manica. Facendo i 4 aumenti ho raggiunto il mio scalfo manica, quindi avevo una misura intorno ai 20-21 cm e mi sono fermata. Ho chiuso lo scalfo della manica e sono andata avanti per la lunghezza naturalmente che desideravo, quindi non volevo un maglioncino lungo, ma volevo un top crop. Questo è un punto semplicissimo che andremo a fare. Man mano poi che lavoriamo si creerà appunto questo effetto che sembra appunto grana di riso, ma non lo è. La particolarità, il punto forte di questo maglioncino sono le maniche, queste maniche a palloncino che vanno a conferire a capo un tocco bon ton, quindi vedete, quindi abbastanza largo, e poi vanno a stringere. Quindi ho raccolto tutte le maglie qui facendo delle diminuzioni e poi sono andata avanti per 5 giri a maglie mezze alte e poi ho ripreso di nuovo il mio motivo. Per quanto riguarda il filato, io ho usato il filato berry della Tessiland, quindi 5 gomitoli di filato berry per una taglia S. Se dovete fare una taglia appunto più grande, vi conviene andare avanti con più giri di sprone e quindi allargate il vostro lavoro. Andate avanti naturalmente con i giri appunto che vi servono. Io ad esempio ho fatto questo qua, l'ho fatto a top crop, ma se voi potete appunto andare avanti con i giri e fare un maglione normale. Io l'ho fatto corto. Bene, io direi di passare al tutorial. Io ho montato 16 catenelle nel mio lavoro, quindi in base a quanto volete lungo il vostro collo andate a montare le catenelle. Nel mio caso io ho una lunghezza di 16 cm, quindi 16 catenelle 16 cm, ok? Quindi in base a quanto lo volete alto il vostro collo andate a montare più catenelle. A me vanno bene 16 catenelle. Faccio una catenella in più, rientro nella seconda dall'uncinetto e vado a fare maglia bassa, quindi ripasso tutte le 16 catenelle a maglia bassa. Ripassata tutta la catenella a maglia bassa, andiamo a fare il prossimo giro, quindi vado a fare una catenella, volto il mio lavoro, ricomincio andando a lavorare una maglia bassa in costa retro, quindi entro nella costina retro del punto e vado a fare maglia bassa, entro nella maglia successiva prendendo la costina retro e faccio maglia bassa. Tutti i giri saranno lavorati allo stesso modo, quindi costina retro, maglia bassa, costina retro, maglia bassa. Quindi tutto il lavoro sarà svolto allo stesso modo andando a lavorare maglie basse in costina retro. Manteniamo questa lavorazione fin quando non raggiungiamo la larghezza della nostra fascia, quindi arriviamo alla fine, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare le maglie come si presentano ma in costina retro. Andiamo a fare giri di andata e ritorno
per i giri naturalmente che ci servono, e poi ci vediamo qui per continuare. Terminati i giri che mi servivano, sono andata avanti per 40 cm, quindi piegando la fascia ho fatto la prova e mi scende tranquillamente dalla testa. Quindi quando la fascia vi scende tranquillamente dalla testa significa che vi potete fermare. A questo punto andiamo ad unire la fascia. Prendo tutti e due i lati e li metto così, quindi entro nella maglia ed entro nella prima maglia, così entro nella prima maglia e nella prima maglia dall'altra parte, qui, quindi nella catenella, e vado a fare una maglia bassissima, così entro nella seconda maglia e nella seconda maglia dall'altra parte e chiudo a maglia bassissima. Terminata la cucitura, a questo punto andiamo a raccogliere tutte le maglie, quindi vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare maglia mezza alta, così passo nella maglia successiva qui e vado a fare maglia mezza alta. Quindi man mano raccogliamo le maglie, naturalmente andiamo a contare. Allora, terminato il giro, mi sono andata a chiudere nella prima maglia iniziale e ho raccolto 64 maglie mezze alte. Allora io ho deciso di fare uno sprone quadrato, quindi ho diviso le maglie in 4, quindi 64 diviso 4 fa 16, quindi 4 li tolgo per gli aumenti e sono 60, 60 diviso 4 fa 15, quindi ho messo 15 maglie ogni lato. Quindi partiamo con il prossimo giro. Il prossimo giro andiamo ad iniziare direttamente con l'aumento. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e vado a fare maglia alta. Qui entro di nuovo e vado a fare maglia bassa. Faccio una catenella, rientro di nuovo nello stesso punto, quindi questo è il primo aumento, filo sull'uncinetto, rientro, maglia alta e maglia bassa. Quindi questo è il primo aumento. Adesso continuiamo a fare il nostro motivo. Prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado in quella successiva, vado a fare maglia alta, rientro nello stesso punto, maglia bassa. Filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta, rientro di nuovo, maglia bassa. Filo sull'uncinetto, salto una maglia, entro in quella successiva, maglia alta, rientro di nuovo nella stessa maglia, maglia bassa. Arriviamo al prossimo aumento, quindi vado a togliere, vedete mi rimane una maglia e la maglia marcata da segnapunti, quindi vado a togliere i segnapunti, rifilo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella segnata dal segnapunti e vado a fare il mio aumento, quindi maglia alta, maglia bassa, una catenella, filo sull'uncinetto, rientro, maglia alta e maglia bassa. Quindi abbiamo fatto il secondo aumento, quindi il primo aumento e il secondo aumento. Continuiamo, filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva e vado a fare maglia alta, maglia bassa nello stesso punto, filo sull'uncinetto, salto una maglia, maglia alta, maglia bassa nello stesso punto, filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta, maglia bassa
e continuo fino ad arrivare al segnapunti. Allora, sono arrivata al segnapunti, mi rimane una maglia da saltare e il marcapunti, quindi tolgo il marcapunti e vado a fare il mio aumento. Quindi salto una maglia, filo sull'uncinetto, entro nella maglia marcata dal segnapunti e vado a fare il mio aumento. Quindi maglia alta, maglia bassa, una catenella, rientro, maglia alta e maglia bassa. Completiamo tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Sono arrivata alla fine del giro, mi vado a chiudere nella prima maglia iniziale con una maglia bassissima, quindi entro e mi vado a chiudere con una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime ci spostiamo al centro dell'aumento, quindi passo così con delle maglie bassissime e ci spostiamo al centro dell'aumento e qui andiamo a fare il nostro aumento. Qui mi alzo con 3 catenelle, 1 2 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia bassa, vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro di nuovo e vado a fare maglia alta e maglia bassa, prendo il filo sull'uncinetto, la cosa si ripete praticamente, salto una maglia di base, quindi salto la maglia alta, entro nella maglia bassa e vado a fare maglia alta e maglia bassa, filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia di base, quindi salto la maglia alta, vado nella maglia bassa e vado a fare maglia alta e maglia bassa. Continuiamo con il giro. Qui siamo arrivati agli aumenti, vedete qui c'è l'aumento, quindi salto la maglia alta, vado nella maglia bassa e vado a fare maglia alta e maglia bassa, poi entro nella catenella, nello spazio della catenella e vado a fare il mio aumento, quindi maglia alta e maglia bassa, una catenella, filo sull'uncinetto, ripeto di nuovo, dentro sempre la catenella vado a fare maglia alta e maglia bassa, ecco qui, e abbiamo fatto il nostro aumento. Qui abbiamo la maglia alta, entriamo nella maglia bassa, quindi la saltiamo la maglia alta e andiamo a fare maglia alta e maglia bassa e ricominciamo di nuovo, quindi salto la maglia alta, vado nella maglia bassa, vado a fare maglia alta, maglia bassa, salto la maglia alta, vado in quella successiva, la maglia bassa, e vado a fare maglia alta e maglia bassa. Quindi continuiamo per tutto il giro facendo il nostro aumento e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, il mio lavoro si presenta così. A questo punto dobbiamo andare avanti con i giri ripetendo sempre la stessa cosa e allargando lo sprone fin quando non raggiungiamo la nostra circonferenza. Quindi andiamo a lavorare i giri che ci servono e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, ho terminato i miei giri, io in totale ho fatto 8 giri di sprone e mi sono fermata qui anche perché sto facendo una taglia S, quindi come circonferenza io ho intorno ai 40-41 cm. Allora, se dovete fare una taglia in più, andate avanti facendo più giri di sprone. A questo punto andiamo ad unire lo sprone. Quindi riparto di nuovo da qui, anzi ci chiudiamo con una maglia bassissima nella maglia alta nelle 3 catenelle, quindi io entro nelle 3 catenelle e mi vado a chiudere con una maglia bassa. Questa me la segno perché adesso io mi devo spostare con una maglia bassissima, mi sposto nella maglia bassa, quindi entro nella maglia bassa e mi sposto con una maglia bassissima e riparto dalla maglia bassa, mi alzo con 3 catenelle, entro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia bassa, quindi le 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e la maglia bassa. Entro nello spazietto della catenella, quindi qui abbiamo l'aumento, entro nello spazietto della catenella, vado a fare maglia alta e maglia bassa insieme, passo dall'altra parte, quindi entro nello spazietto, vedete, della catenella, qui nell'aumento, entro nello spazietto e vado a fare maglia alta e maglia bassa insieme, quindi salto la maglia alta, vado nella maglia bassa e qui lavoro maglia alta e maglia bassa,
quindi salto la maglia alta e vado nella maglia bassa e lavoro maglia alta e maglia bassa. Quindi continuiamo per tutta la riga e ci vediamo qui all'angolo per continuare. Allora sono arrivata alla fine, mi rimane la maglia alta e la maglia bassa, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia bassa e vado a fare maglia alta e maglia bassa insieme, entro nello spazietto della catenella e vado a fare maglia alta e maglia bassa, 1 e 2, passo dall'altra parte e vado a chiudere l'altra metà, quindi entro nello spazietto della catenella, vado a fare maglia alta e maglia bassa, quindi continuo a fare le mie maglie alte e basse, quindi salto la maglia alta, vado in quella successiva che è la maglia bassa e vado a lavorare maglia alta e maglia bassa, quindi salto la maglia alta, vado nella maglia bassa e lavoro maglia alta e maglia bassa, salto la maglia alta, vado in quella successiva che è la maglia bassa e vado a fare maglia alta e maglia bassa. Quindi continuiamo per tutta la riga e ci vediamo alla fine per continuare. Allora sono arrivata alla fine, quindi salto la maglia alta e mi vado a chiudere nella prima maglia alta iniziale con una maglia bassissima. Adesso iniziamo un nuovo giro, quindi con una maglia bassissima ci spostiamo al centro qui nella maglia bassa, quindi entro nella maglia bassa e mi sposto con una maglia bassissima. Partiamo con un nuovo giro, quindi mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia bassa, salto la maglia alta, vado nella maglia bassa e vado a fare maglia alta e maglia bassa nello stesso punto, prendo il filo sull'uncinetto, salto la maglia alta, vado nella maglia bassa, entro e vado a fare maglia alta e maglia bassa insieme, salto una maglia, vado in quella successiva nella maglia bassa, vado a fare maglia bassa e maglia alta insieme, vedete? Allora a questo punto andiamo avanti con i giri fin quando non raggiungiamo la lunghezza desiderata e ci vediamo qui per continuare. Dopo aver chiuso lo scalfo della manica sono andata avanti per 20 centimetri. Ok, adesso i centimetri che mi mancano per arrivare alla mia lunghezza la vado a fare ad elastico. A questo punto vedete che è abbastanza largo, io ho una larghezza di 50 centimetri. A questo punto andiamo a fare delle diminuzioni. Io lascio l'uncinetto del 9 e prendo l'uncinetto del 6 per andare a raccogliere le maglie, quindi io entro nella maglia bassa, quindi mi sono chiusa qua, entro nella maglia bassa con una maglia bassissima, faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro una maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, salto la maglia alta, vado nella maglia bassa e qui vado a fare 2 maglie mezze alte, filo sull'uncinetto, salto la maglia alta, vado nella maglia bassa e vado a fare una maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, salto la maglia alta, vado nella maglia bassa, 2 maglie mezze alte, 1 e 2, quindi alterno una maglia bassa, quindi vado a saltare la maglia alta e lavoro nella maglia bassa e alterno una maglia mezza alta con 2 maglie mezze alte, quindi qui ho fatto 2 maglie mezze alte, passo nella maglia bassa, quindi salto la maglia alta, vado nella maglia bassa e vado a fare una maglia mezza alta. Seguiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora sono arrivata alla fine del giro, mi vado a chiudere nella prima maglia mezza alta iniziale, quindi che sarebbe questa, ok, bassissima. A questo punto sempre con l'uncinetto del numero 6 vado a fare l'elastico di sotto, quindi in base a quanti centimetri vi mancavano per arrivare alla vostra lunghezza, alla lunghezza desiderata, andate a fare le catenelle, quindi sono andata a fare 12 catenelle. A questo punto vado a fare una catenella e ripasso tutte le 12 catenelle a maglia bassa, quindi entro nella seconda dall'uncinetto e vado a fare maglia bassa e vado e continuo con le maglie basse fino a fare tutto il ritorno delle catenelle a maglia bassa.
Allora, fatto il ritorno a maglia bassa, questa è la misura che mi mancava. A questo punto andiamo e ci chiudiamo. Siamo partiti da questa maglia, andiamo e ci chiudiamo in quella accanto, quindi entro, pesco il filo e chiudo con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi sposto nella maglia successiva, con una maglia bassissima volto il mio lavoro e vado a lavorare tutte le 12 maglie ma in costina retro. Quindi vado nella prima maglia, entro nella costina retro e vado a fare maglia bassa, costina retro, maglia bassa. Quindi continuo fino ad arrivare alla fine prendendo la costina retro del punto. Allora sono arrivata alla fine, vado a fare una catenella, volto il mio lavoro e vado a prendere la prima maglia sempre in costina retro, quindi voltiamo il lavoro, prendiamo la costina retro del punto e vado a ripassare di nuovo le mie maglie basse in costina retro. Terminate le 12 maglie ci andiamo a chiudere, quindi questa è la maglia lavorata, andiamo in quella successiva e ci chiudiamo con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima ci spostiamo di una maglia e ripartiamo con un nuovo giro, quindi giri di andata e ritorno, ci chiudiamo nella maglia dopo quella lavorata e partiamo da quella successiva fino a completare tutta la nostra circonferenza e ci vediamo alla fine per fare la cucitura. Sono arrivata alla fine, andiamo a fare una cucitura. Entro da una parte e dall'altra, prendo tutto il filo e tiro, poi entro da questa parte, prendo tutto il punto e poi vado da questa parte e prendo l'altro punto. Terminiamo la cucitura e poi ci vediamo qui per fare la manica. Terminata la mia cucitura, a questo punto occupiamoci dell'altra manica. Io, come vedete, mi sono già portata una manica avanti, andremo a riprendere con l'uncinetto del 9, andremo a riprendere tutti i motivi. Andremo avanti per 15 giri, togliamo l'uncinetto del 9 e andiamo a prendere l'uncinetto del 6 e andiamo a fare delle diminuzioni qui. Vado a fare 6 giri di maglie mezze alte, lascio l'uncinetto del 6, riprendo di nuovo l'uncinetto del 9 e vado a rifinire la mia manica, cioè a lavorare la lunghezza che mi serve. Ok, quindi a questo punto prendiamo l'altra manica, l'uncinetto del 9 e andiamo a lavorare i motivi, quindi andiamo a raccogliere tutte le maglie delle maniche. Quindi entro da questo punto e vado a fare maglia bassa e 2 catenelle che valgono come prima maglia alta, rientro di nuovo nello stesso punto, maglia bassa. Quindi ho fatto il mio primo motivo, quindi mi porto anche la cotina dietro, quindi qui c'è maglia alta e maglia bassa, quindi maglia alta e maglia bassa, entro nella maglia bassa e vado a fare maglia alta e maglia bassa presa nello stesso punto, salto la maglia alta, passo nella maglia bassa, maglia alta e maglia bassa e continuo così fino alla fine del giro. Quindi continuiamo fino alla fine del giro seguendo naturalmente il motivo, quindi saltiamo la maglia alta, entriamo nella maglia bassa per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, mi sono andata a chiudere nella maglia alta iniziale, con una maglia bassissima passo nella maglia bassa. Qui mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia bassa, filo sull'uncinetto, salto la maglia alta, passo nella maglia bassa e vado a fare maglia alta, rientro, maglia bassa,
filo sull'uncinetto, salto la maglia alta, entro nella maglia bassa, maglia alta e maglia bassa, salto una maglia, vado in quella successiva e vado a fare maglia alta e maglia bassa. Quindi questo è il secondo giro, altri 13 giri, chiudiamo questo e andiamo a fare altri 13 giri e poi ci vediamo qui per continuare. Ho terminato i 15 giri, vedete che è abbastanza larga la manica. A questo punto lasciamo l'uncinetto del 9 e vado a prendere l'uncinetto del 6 per fare la diminuzione. Allora riparto con l'uncinetto del 6, entro nella maglia bassa, vado a fare una maglia bassissima, una catenella, filo sull'uncinetto, rientro di nuovo e vado a fare maglia mezza alta. Prendo il filo sull'uncinetto, salto la maglia alta, entro nella maglia bassa e vado a fare maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, salto la maglia alta, entro nella maglia bassa, maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, salto la maglia alta, entro nella maglia bassa e vado a fare maglia mezza alta. Quindi vado a prendere tutte le maglie basse della mia manica. Quindi andiamo a raccogliere tutte le maglie basse, poi ci vediamo qui per continuare. Sono arrivata alla fine, mi vado a chiudere nella prima maglia mezza alta che ho fatto, ecco qua. Adesso dobbiamo andare a fare 5 giri di maglie mezze alte. Mi alzo con una catenella, prendo il filo, rientro e vado a fare la prima maglia mezza alta, quindi vado a lavorare tutte le maglie mezze alte. Allora, sono arrivata alla fine, mi vado a chiudere nella prima maglia mezza alta. Continuiamo a fare altri 3 giri di maglie mezze alte, quindi 2 l'abbiamo fatti, altri 3 e si fanno 5 giri. Continuiamo per altri 3 giri e poi ci vediamo qui per continuare. Terminati i miei giri di maglie mezze alte, lascio l'uncinetto del 6 e riprendo di nuovo l'uncinetto del 9. Questa è l'ultima parte della manica che andiamo a fare. Allora, mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, rientro di nuovo nello stesso punto, vado a fare maglia bassa, filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado in quella successiva, entro e vado a fare maglia alta, rientro, maglia bassa, filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta e maglia bassa. Quindi continuo per tutto il giro saltando una maglia e nella successiva vado a fare maglia alta e maglia bassa insieme. Quindi continuiamo per tutto il giro. Allora, sono arrivata alla fine del giro, mi vado a chiudere dentro le 3 catenelle con una maglia bassissima, passo nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia bassa, filo sull'uncinetto, salto la maglia alta, vado nella maglia bassa e vado a fare maglia alta e maglia bassa prese nello stesso punto, maglia bassa successiva, quindi dobbiamo andare a lavorare nelle maglie basse. Ok, continuo per i giri che mi servono. A questo punto dobbiamo andare avanti per la lunghezza desiderata.
andiamo avanti con i giri che ci servono per la nostra manica. Il nostro progettino è terminato. Bene, il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione, vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo video. Se non volete perdere il prossimo tutorial, iscrivetevi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti e attivando la campanellina. Un saluto a tutti.